Ciao a tutti e ben ritrovati. Poiché è estate e utilizzo spesso la bicicletta e a me piace fare fuoristrada, sono imbattuto in forature piuttosto frequenti. Allora a un certo punto, dopo ennesime riparazioni con pezze, cambi camera d'aria, eccetera, eccetera, ho guardato su internet se c'era qualche altra soluzione. Ne ho trovate parecchie, alcune molto ben fatte, altre un po' approssimative. Però partendo da quella più basilare ho deciso di utilizzare la soluzione polacca. Adesso farò vedere nel video di cosa si tratta e vi garantisco che con questa soluzione qui non bucherete per molto tempo. Buona visione! Ecco, ma prima di addentrarci nel metodo, andiamo a vedere che soluzioni esistono in commercio. Esiste la soluzione con il nastro di Kevlar che può essere già tagliato oppure pretagliato in misura giusta del cerchio come quello della Victoria che vedete nella foto in alto a destra, oppure soluzioni come l'Armor che prevedono una sorta di controcamera d'aria e sottocopertoni in cui all'interno c'è una cavità dove va messa una camera d'aria più piccola, soluzioni più classiche come il lattice, però tutte queste soluzioni presentano vantaggi sì, perché sono comunque soluzioni affidabili, studiate, eccetera, eccetera, ma anche svantaggi perché comunque comportano un costo elevato che tante volte non è giustificato perché costano magari di più del singolo pneumatico antiforatura. Quindi diciamo sta a voi, se siete in vena di spendere, ok, non ci sono problemi, prendete una soluzione del genere ed è fatta. Se invece volete risparmiare qualcosa e trovare ed utilizzare comunque una soluzione efficace, adesso vi spiegherò come fare. Allora, cosa prevede il metodo polacco? Il metodo polacco consiste nel utilizzare una vecchia camera d'aria tagliandola in senso longitudinale, quindi lungo la circonferenza stessa interna e andare a sovrapporla ad una nuova camera d'aria. Allora, iniziamo prendendo una vecchia camera d'aria. Generalmente sono presenti delle righe che sono dovute al processo di costruzione, quindi cercheremo la riga più interna, quella per capirci in corrispondenza della valvola, e andremo con una forbice a tagliare lungo la circonferenza, come è mostrato nel filmato. Durante la fase di taglio prestate attenzione a non tagliare la parte esterna, ma solamente la zona interna e ad andare il più dritti possibili, soprattutto senza lasciare escrescenze a punta. Se vi scappa la forbice e otterrete un taglio a punta, non ci sono problemi, lo rifilerete in un secondo momento sempre con la forbice. Ecco, naturalmente la zona della valvola vi dovete allargare un attimo, terrete quindi un taglio divergente, comunque anche qui senza spunte e senza spigoli. Una volta effettuato il taglio, prendiamo la nuova camera d'aria e la andiamo a distendere e a gonfiare leggermente. Una volta che abbiamo gonfiato leggermente la nostra camera d'aria, la andiamo ad avvicinare e la mettiamo in corrispondenza di quella che abbiamo tagliato. Teniamo come riferimento la valvola in modo da orientare la nuova camera d'aria nella zona in cui abbiamo effettuato un taglio più largo nella vecchia camera d'aria. In questo modo avremo un posizionamento preciso della zona della valvola. Ecco, come vediamo in figura, a questo punto andiamo a posizionare la nuova camera d'aria all'interno della vecchia camera d'aria. Una volta fatta questa operazione, prendiamo il cerchio e facciamo calzare il tutto all'interno del copertone che abbiamo lasciato assemblato sul cerchio in una delle due parti.
Prestate bene attenzione al posizionamento della valvola in corrispondenza dei segni che abbiamo fatto precedentemente. Ecco, nel momento in cui calzate il tutto, tallonate il copertone sul cerchio, state bene attenti che non si pizzichi da nessuna parte e che tutte le zone della camera d'aria non vadano a contatto con il cerchio stesso, come se montassimo un normale pneumatico con una singola camera d'aria. A questo punto controlliamo nuovamente che non ci siano fuoriuscite della camera d'aria superiore né quella inferiore nella zona dove il pneumatico va in battuta sul cerchio, e se è così possiamo quindi procedere al gonfiaggio. Infine, una volta eseguito il gonfiaggio, diamo una controllata ulteriore sia da un lato che dall'altro, facciamo ruotare il cerchio, vediamo che sia posizionato bene in tutti i suoi punti, e a questo punto lo possiamo tranquillamente rimontare sulla bicicletta, e vi assicuro che per molto ma molto tempo non bucherete più. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.